Quando sei al supermercato, tra le corsie, pensi di essere soltanto tu a scegliere quello che vuoi comprare? Sicuramente direte sì, chi altri? Beh, quando vedi quel pacco di pasta speciale, o quella bottiglia di vino costosa, o quelle patate della salute, sei sicuro che sia tutto frutto del tuo gusto personale? O c'è qualcos'altro sotto? Oggi scopriremo perché ti stanno mentendo e ti spiegherò esattamente come. Un supermercato moderno non è soltanto un negozio, è un immenso, gigantesco museo dell'illusione, un capolavoro di neuromarketing e manipolazione psicologica, come dice il noto scrittore chimico Dario Bressanini, che ha scritto il libro a cui faccio riferimento oggi. Unendo le scoperte di marketing globale con la lucida analisi scientifica delle etichette, faremo un viaggio nei segreti oscuri del nostro carrello. Allacciate le cinture quindi, perché scoprirete che il lavaggio del cervello inizia ancora prima di nascere. Sembra veramente una puntata di Black Mirror, vero? Eppure le aziende iniziano a fare marketing ancora prima che tu abbia esalato il tuo primo respiro fuori il grembo materno. Ogni stimolo conta. Un mondo lo circonda. Il liquido amniotico trasmette suoni e sapori. Gli scienziati hanno dimostrato che i neonati riconoscono perfettamente melodie pubblicitarie e aromi consumati regolarmente dalle madri incinte. C'è una vera programmazione biologica. Quel senso di conforto che provi per certi cibi spazzatura potrebbe essere stato installato ancora prima del tuo primo respiro e ovviamente crescendo la situazione non migliora affatto. Studi condotti all'Università di Berkeley ci dicono che un bambino di soli 3 anni riconosce in media 100 loghi aziendali, pensate un po'. Spesso sanno identificare la M dorata di McDonald's prima di saper pronunciare il proprio nome. I brand non vendono quindi giocattoli, vendono un'appartenenza sociale, sfruttano la paura ancestrale dell'isolamento sociale dei nostri figli per svuotare i nostri portafogli. E se pensate che questa manipolazione riguardi soltanto i bambini, vi sbagliate di grosso. Guardiamo al cibo per adulti. Quante volte ad esempio avete visto tra gli scaffali o avete magari acquistato la pasta al kamut? Sicuramente tante volte, magari l'avete anche acquistata. Ritrovato magari miracolosamente tra le tombe egizie. Bene, è una balla pazzesca. Come svela quindi il libro di Bressanini, Le bugie nel carrello, kamut non è una specie di grano, una specie vegetale misteriosa, è un marchio commerciale registrato, indovinate dove? In Montana. Non c'entra niente, ma in realtà è in Montana. Il Kamut International. Il grano infatti originale si chiama Khorasan ed è un normale parente del grano duro. L'azienda ha registrato il nome, creato la leggenda per farti percepire un valore ancestrale quasi magico e adesso ovviamente lo vende a prezzi assurdi. E comunque chi millantava che fosse magari adatto ai celiaci in realtà assolutamente no, quindi fate attenzione perché il kamut non va bene per chi soffre di celiachia, è come il grano normale, quindi non affidatevi al kamut. È stato puro geniale, tra virgolette, marketing. Un altro trucco è illuderci al supermercato e non solo, che più costa e più è buono. Ricerche scientifiche recenti dimostrano che bere un vino credendolo molto costoso fa attivare realmente nel nostro cervello una sensazione di piacere maggiore. Le etichette dei prezzi manipolano la nostra fisiologia e le aziende sfruttano anche l'equazione naturale uguale buono, come una clava, per farci percepire cibi banali come pozioni magiche. E quindi quando magari il marketing vuole differenziare un prodotto basilare, ci aggiunge una sostanza dal nome scientifico, ad esempio il selenio. Non so se ricordate quella pubblicità delle patate al selenio della fine 2008-2009, se non sbaglio, prima del 2010 comunque, che insinuavano più mangi la patata più diventi intelligente. Potenzia la tua intelligenza. Scegli le patate Selenella.
ma l'EFSA vi avvisa. Probabilmente non esisteva un intento esclusivamente ingannevole da parte del produttore, per carità. Però la verità è una sola, è che l'EFSA, che sarebbe l'autorità europea per la sicurezza, ha stabilito che non ci sono prove di un rapporto tra il selenio e il miglioramento ovviamente delle funzioni cognitive del nostro cervello. Saremmo tutti dei geni. Anzi, la dieta italiana ci fornisce già abbastanza selenio, ad esempio con il pesce. In dosi massicce il selenio anzi può perfino diventare tossico. Comprare queste patate per diventare più sani e magari più intelligenti, anche questa è una balla pazzesca, è un'esagerazione, diciamo così. Ma torniamo al neuromarketing. Un altro autore molto noto, Lindstrom, ci svela un segreto scioccante. Metto in descrizione entrambi i libri, così potete volendo dare un'occhiata. Quando vediamo i nostri marchi preferiti, le aree del cervello che si accendono sono le stesse, pensate un po', della devozione religiosa. Le multinazionali usano anche il trucco della falsa nostalgia, vendendoti oggetti retro e cibi dal fascino antico, come il presunto grano dei faraoni, per offrirti un rifugio emotivamente sicuro da un mondo caotico. Dunque l'autore Martin Lindstrom, per farvi capire un pochino il livello di soggezione al quale siamo costretti, diciamo così, per capire il nostro livello di dipendenza, ha fatto un esperimento estremo. Un brand detox di 6 mesi girando il mondo. 6 mesi viaggiando attraverso il mondo senza acquistare o utilizzare nessun marchio visibile o riconoscibile o prodotto noto. Il risultato è stata una vera crisi di astinenza per lui. Si sentiva perso nei supermercati e disorientato. Questo dimostra quanto l'illusione della scelta che sentiamo di avere quando entriamo in un supermercato sia radicata nella nostra testa. Da un lato il neuromarketing hackera il tuo subconscio ancora prima di nascere e dall'altro l'industria del marketing, lo sappiamo, si inventa situazioni e jingle e tradizioni faraoniche e poteri intellettivi inesistenti pur di farti pagare di più, roba normalissima in realtà. La prossima volta che entriamo quindi in un supermercato riflettiamo un pochino di più. Se ti serve una pasta al kamut o una patata al selenio o un vino un po' più costoso del solito, fermati un attimo e pensa: ma lo sto volendo davvero io questo prodotto? Oppure sono tentato da qualche condizionamento esterno non proprio diretto? O, per dirla più francamente, qualcuno ha programmato il mio cervello? Ovviamente queste sono tutte conclusioni date da documenti ufficiali pubblicati e studi scientifici dei quali vi riporto le fonti. Se questo video ti ha aiutato un pochino almeno ad aprire gli occhi, metti un like, condividilo e iscriviti al canale per ulteriori video sempre più interessanti. Un saluto a tutti ragazzi, alla prossima da The Silent Pullian.